Ciao ragazzi, sono Piedmont Ball e bentornati nel mio canale. Oggi vedremo la storia della Lega Nord e della Padania, video che potrebbe aprire una nuova serie sulla storia della politica italiana. Faccio questo video poiché ultimamente è morto il suo fondatore, Umberto Bossi, e nonostante io non sia d'accordo con le sue idee secessioniste penso sia giusto parlarne. Ci tengo infatti a ricordarvi come sempre che questo video è stato realizzato solo a scopo informativo e non vuole diffondere pensieri politici o d'odio. Detto questo iniziamo. Sin dall'unità d'Italia tra il nord e il sud ci fu una grande differenza economica, detta proprio questione meridionale. Il sud era così già allora considerato da alcuni come un ostacolo al progresso del paese. Ora facciamo un salto avanti, verso il boom economico della Prima Repubblica. Quando molti abitanti del sud Italia emigrarono nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova. In alcune città furono così creati delle specie di ghetti abitati da meridionali. Come le Coree a Milano. Ciò portò nel 1979 alla fondazione della Liga Veneta, un movimento regionalista veneto che si batteva per la tutela della lingua veneta e dei piccoli imprenditori locali. E nel 1983 riuscirono ad avere un deputato e un senatore in Parlamento. L'anno seguente, nel 1984, nacque poi anche la Lega Autonomista Lombarda, poi Lega Lombarda. Fondata da Umberto Bossi insieme ad altri lombardisti come lui, la quale era fortemente populista e contraria al sistema secondo cui il Nord produce e il resto d'Italia consuma. Nel frattempo, nel 1981, era nato anche qui in Piemonte un movimento proto-padanista, ovvero l'Union Piemontesa, la quale era fortemente anti-meridionalista, essendo Torino la sede della Fiat. Una delle aziende che aveva attratto più migranti da sud. Il movimento non ottenne però mai alcun seggio in Parlamento. Nacquero poi anche Piemont Autonomista, sempre piemontese ma più simile alla Liga Veneta, l'Union Ligura e la Lega Emiliano-Romagnola. Tutti questi movimenti erano uniti dal sentimento antimeridionale, dal rifiuto della partitocrazia e l'etnoregionalismo. Prima di arrivare alla nascita della Lega Nord come un unico movimento politico direi di parlare un po' di Umberto Bossi. Bossi nasce a Cassagno Magnago, in provincia di Varese, il 19 settembre 1941. Intorno agli anni 60 fece per un breve periodo il cantautore con il nome di Donato, e nel 1961 partecipò al Festival di Castrocaro. Negli anni 70 iniziò poi la sua carriera politica, militando prima nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo e poi nel PCI, divenendo anche ambientalista. Partecipò anche, tra il 1974 e il 1975, ad una raccolta fondi del Partito Comunista per le persone fuggite dal regime di Pinochet in Cile. Fu però nel 1979 che egli acquisì idee federaliste, quando all'Università di Pavia vide un manifesto dell'Union Valdôtaine, conoscendo poi il suo leader, Bruno Salvadori. Fu così che Bossi iniziò anche a partecipare alle riunioni dell'Unione Ossolana per l'Autonomia, e nel 1982 fondò una sua testata, Lombardia Autonomista. Il 12 aprile 1984 il futuro senator fondò la Lega Autonomista Lombarda, di cui abbiamo già parlato prima. Nel 1985 la Lega Lombarda partecipò alle elezioni regionali lombarde, senza ottenere però alcun seggio. Ora torniamo alla nascita della Lega Nord. Il 4 dicembre 1989 nacque Alleanza Nord, una coalizione composta dalla Lega Lombarda, la Liga Veneta, Piemont Autonomista, Lega Toscana, Union Ligura e la Lega Emiliano-Romagnola. La coalizione partecipò alle elezioni europee del 1989 ottenendo l'1,83% dei voti e 2 seggi all'Europarlamento. Il 20 maggio 1990 si tenne il primo raduno di Pontida. Il raduno ufficiale del movimento celebrato ancora oggi, chissà perché ma questa faccia non mi è nuova, e l'8 febbraio 1991 nacque ufficialmente la Lega Nord Italia Federale come partito politico unico, il quale partecipò alle elezioni politiche del 1992, ottenendo 55 deputati e 25 senatori. Alle politiche del 1994 per il Senato partecipò con il Polo delle Libertà di Berlusconi, ottenendo 60 senatori e, da sola, 117 deputati. Dopo un breve periodo al governo nel 1996 la Lega Nord Italia Federale iniziò ad usare il nome Lega Nord per l'indipendenza della Padania, divenuto ufficiale poi nel 1997. Il partito di Bossi aveva infatti deciso di radicalizzare il suo settentrionalismo avviando un progetto per creare un nuovo Stato, la Padania. Il 15 settembre 1996 Bossi pronunciò in piazza San Marco a Venezia la famosa dichiarazione di indipendenza e sovranità della Padania, che tuttavia non ha mai avuto nessun valore giuridico. Allora, poiché la Padania sarà tutti coloro, uomini e donne che la abitano, la difendono, la riconoscono, e poiché costoro siamo noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo la Padania è una repubblica federale indipendente sovrana.
Nel 1997 fu così istituito anche un Parlamento padano elettivo da 210 seggi, e alle elezioni dello stesso anno la lista che ottenne più voti fu Democratici Europei Lavoro Padano, 52 seggi. Dunque io direi due parole sui partiti padani. Democratici Europei era un partito socialdemocratico ed europeista, moderato e concentrato sui diritti dei lavoratori padani. Comunisti Padani era un partito socialista radicale e contrario al capitalismo transnazionale, e a guidarlo era Matteo Salvini, sì, proprio lui. Liberaldemocratici Forza Padania era un partito liberale e anche un po' liberista. Cattolici Padani era un partito conservatore e popolarista. Destra Padana Alleanza Nazionale Padana era un partito anch'esso conservatore e identitario. Indipendentisti Padani era la fazione politica più vicina alle idee di Bossi. Nazionalista e puramente secessionista, Padania Libera e Libertaria era una formazione libertaria, liberista, minarchica e anarcocapitalista. Vi erano poi la lista Pannella, vicina ai radicali italiani, e le varie liste regionali. Infine c'era anche l'Unione Padana Agricoltura, Ambiente e Caccia, una lista concentrata sul mondo rurale e della caccia. Devo dire che l'argomento dei partiti politici interni alla Lega Nord è molto interessante. Al momento della dichiarazione d'indipendenza, nel 1996, fu inoltre creato anche un governo provvisorio composto da vari ministri. Il nuovo Stato padano, Stato più o meno, aveva come simboli la bandiera bianca con il sole delle Alpi in verde e come inno il Va pensiero di Giuseppe Verdi. Nacque anche la testata ufficiale, La Padania. Lo spirito secessionista durò però poco, e già nel 2001 la Lega Nord tornò ad allearsi con la coalizione di Berlusconi, la Casa delle Libertà. Il partito iniziò inoltre a spostarsi verso la collocazione di centrodestra, mentre in precedenza era trasversale. È inoltre nota una dichiarazione di Umberto Bossi, risalente ai primi anni 90. Quando egli rifiutava che il partito si alleasse con il Movimento Sociale Italiano, partito politico di estrema destra scioltosi poi nel 1995. Con l'MSI, mai, mai, mai. Noi della Lega siamo quelli che continuano la lotta di liberazione fatta dai partigiani e traditi dalla partitocrazia. Mai coi fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai! Il partito iniziò così ad abbandonare il padanismo, tornando alle idee federaliste e autonomiste iniziali. Tra il 2004 Bossi si ammalò di ictus cerebrale, ma già l'anno seguente il Senatur, questo era il suo soprannome, tornò a fare politica. A partire dal 2008 la Lega Nord iniziò a soingere per il federalismo fiscale, e nel 2012, a seguito dello scandalo Belsito, Bossi si dimise da segretario federale, e fu sostituito da Roberto Maroni. La sua segreteria durò però poco, e con la sua elezione a presidente della regione Lombardia lasciò il posto a Matteo Salvini. Salvini rivoluzionò completamente il partito, abbandonando le idee settentrionaliste e trasformandolo in un partito nazionale. Egli eliminò la dichiarazione di indipendenza del 1996, anche se lo stesso Bossi l'aveva accantonata anni prima, e modificò lo slogan "Prima il Nord" trasformandolo in "Prima gli italiani". Nel 2014 fu così ufficialmente sciolto il Parlamento. Il nuovo partito era nazionalista, sovranista, conservatore ed euroscettico. Bossi negli ultimi anni della sua vita criticò infatti la trasformazione di Salvini. Mai coi fascisti! Mai con i nipoti dei fascisti! Mai! E nel 2017 la Lega Nord confluì ufficialmente nella Lega per Salvini Premier, segnando la fine di un'era. Prima di diventare segretario federale, Salvini aveva fondato una lista parallela alla Lega Nord attiva nel centro-sud. Nonostante tutto, ufficialmente la Lega Nord esiste ancora, anche se non è più attiva, per via di un debito di 49 milioni con lo Stato italiano. Eccoci dunque ai giorni nostri. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato mettete like e iscrivetevi. A presto!